Hai presente quella sensazione che ti fa rallentare appena entri in una stanza? Quando Erika, professional organizer nota come Armadio di Grace, mi ha detto di amare la luna dalle tonalità calde, ho capito subito che la sua dovesse evocare proprio quella sensazione, silenziosa, presente e familiare. Ma ogni luna, prima di diventare un'opera, inizia da molto prima. Vecchi sketch, tratti veloci, non c'è ancora l'opera, ma l'ossessione, quella c'è già. Disegnare la luna è come ascoltare una canzone che hai sempre sentito e ogni volta ti accorgi di nuovi dettagli che fino ad allora avevi ignorato. Io parto sempre dalla mappa lunare, studio i mari, i rilievi, le ombre. Voglio che al primo sguardo chiunque possa dire «Sì, è proprio lei», ma anche se la forma è fedele, lascio che ci sia sempre qualche piccola imperfezione, qualcosa che la renda meno perfetta, ma più vera. Come certe persone che riconosci al primo sguardo, proprio per le loro unicità. E prima del colore creo la superficie lunare. Mi affascina pensare che per creare qualcosa di distante come la luna serva partire da un gesto molto fisico e terreno. Mani, materia, errori. E quando creo la texture sembra quasi che prenda vita. Si muove, si modella e cambia forma mentre si asciuga. È come se la luna pian piano si stesse formando da sola. Nella prima mano copro tutto. Uso il colore molto fluido, lascio che la forma si perda. Come quando inizi qualcosa senza sapere dove ti porterà. Uso un mix di acrilici metallizzati, argento chiaro, bronzo e tonalità sabbia. Quella sera la luna era in fase crescente. C'è una luna favolosa in cielo e sono uscito con la mia fedele Fujifilm per fotografarla, ve la voglio far vedere. Guardate che spettacolo. Una di quelle notti in cui la luna non si concede tutta, ma ti lascia intuire che manca poco alla sua maturità. Nella prima sessione di pittura ho mantenuto la tela molto bagnata in modo da ricoprire la superficie rapidamente. Ora però che la tela è asciutta voglio andare a ricreare il contrasto tra la parte dei mari e la crosta interna, andando a inscurire questa zona e facendo uscire e lasciando più chiara la parte della crosta. Quindi sei pronta a dipingere, Rose? Questo è il momento in cui la superficie inizia a vibrare, a emergere davvero, come se ogni zona volesse raccontare qualcosa di proprio. In questa fase non si tratta solo di essere precisi. Osservo dove la luce cade e decido quali dettagli devono emergere davvero. Uso due tipi di bianco, uno più caldo che riflette la luce e la ammorbidisce, e uno più ottico, più freddo e secco per far risaltare i contrasti e dare profondità. Anche le zone più piatte possono diventare interessanti se riesci a farle brillare nel modo giusto.
Opera finita, è arrivato il momento di installarla. Come cambia tantissimo. L'ho intitolata Notte Calda proprio per le sue tonalità, quindi il calore che emana e poi richiama anche tutto l'arredo della vostra camera, e notte perché avete deciso di metterla in camera, Sì. quindi l'intimità della coppia che va in camera e mantenere e custodire i propri segreti. Bellissimo, Bello. bellissimo. Bello. Scalda proprio la camera che era un po' asettica, quindi ci dà proprio quella personalità in più. La luna non passa mai inosservata, è lì ogni notte, anche quando non ci fai caso. Poi alzi gli occhi e ti sorprende, ogni volta come la prima volta. Anche su una parete fa lo stesso effetto, è lì come un punto fermo. E forse è proprio questo che ci rassicura, sapere che anche quando tutto cambia, qualcosa resta.